Parliamo ora di un aspetto affascinante, spesso trascurato, il sistema di denominazione delle legioni romane e il significato profondo che questi nomi potevano veicolare. Nel tempo ogni legione sviluppava un'identità propria anche attraverso il nome che portava. Molte unità prendevano il nome da una regione o da un gruppo etnico, spesso legato alla loro zona di reclutamento iniziale. Ad esempio, le legioni prima, seconda e terza italica richiamavano chiaramente le loro radici nella penisola italica. Altre, come la nona ispana o la prima germanica, venivano associate a territori dove avevano operato intensamente o si erano distinte in battaglia. E poi c'erano quelle come la terza partica o la quarta scitica, che commemoravano vittorie militari specifiche. Questo sistema, volontario o no, creava un potente impatto psicologico. Affrontare unità i cui nomi evocavano conquiste sparse per il mondo conosciuto rafforzava l'idea dell'invincibilità dell'impero. Immagina di dover combattere una forza il cui stesso nome portava il ricordo della sconfitta del tuo popolo. Un altro gruppo di legioni ricevette nomi legati a imperatori o divinità, spesso per scopi politici o propagandistici. Ad esempio, la settima e l'undicesima furono onorate con il titolo Claudia Pia Fidelis, in riconoscimento della loro lealtà all'imperatore Claudio durante un'insurrezione nel 42 d.C. Altre, come la seconda, terza e ottava Augusta, la quarta Flavia e la trentesima Ulpia, portavano il nome dei rispettivi fondatori, Augusto, Vespasiano e Traiano. Allo stesso modo, la quindicesima Apollinaris e la prima Minervia celebravano rispettivamente Apollo e Minerva, sottolineando il legame con la sfera divina. Alcune legioni ricevettero invece appellativi unici, difficili da categorizzare, che sembrano riflettere peculiarità interne o episodi della loro storia. Tra queste, la quinta Alaudae, Allodole, la sesta Ferrata, Corazzata, la sesta Victrix, Vittoriosa, la dodicesima Fulminata, portatrice del fulmine, la quindicesima e ventiduesima Primigenia, primogenita. Spesso l'origine di questi nomi è misteriosa. Si suppone, ad esempio, che il nome Alaudae derivi dalle piume simili a quelle delle allodole, usate come ornamento dai primi soldati, probabilmente di origine gallica. La Fulminata, invece, potrebbe aver guadagnato il suo nome dopo un evento durante le guerre marcomanniche, quando la legione intrappolata senz'acqua fu salvata da un temporale provvidenziale. Tuttavia, fonti precedenti citano già il termine fulminata, il che suggerisce che l'origine del nome sia più antica. C'era poi un'ultima tipologia di titoli, quelli derivanti dalla fusione di più unità. Le legioni chiamate Gemina o Gemella, che significano gemella, erano nate dall'unione di due forze distinte. Esempi celebri sono la decima, la tredicesima e la quattordicesima Gemina. I titoli non erano statici. Con il tempo, le legioni potevano guadagnarne altri. La trentesima Ulpia, per esempio, ottenne il titolo Victrix dopo le campagne in Dacia, mentre la quattordicesima Gemina fu ribattezzata Marsia Victrix per il suo ruolo decisivo nella repressione della rivolta di Boudicca in Britannia. Nonostante l'apparente mancanza di uno schema rigoroso, ogni imperatore sembrava stabilire i nomi secondo il proprio giudizio. Queste denominazioni contribuirono a creare identità forti e durature. Le legioni imperiali divennero molto più di semplici forze militari. Erano vere comunità. I veterani ne andavano fieri al punto da far incidere nome e numero della propria legione sulle tombe. Molti di loro spingevano figli e nipoti a seguire le loro orme, offrendo contatti e consigli per intraprendere una carriera militare di successo. Incontrare un altro ex legionario della tua stessa unità era come rivedere un vecchio compagno d'università.
con cui avevi però condiviso marce, battaglie e 25 anni di vita sotto le insegne dell'Aquila. Un legame che non si spezzava facilmente, fatto di ricordi, cameratismo e racconti che sopravvivevano ai secoli. Se la storia ti affascina, sul canale puoi trovare altri video. Visita il canale per scoprirli. Il tuo supporto mi permette di continuare a produrre contenuti di qualità, quindi iscriviti, lascia un commento e fammi sapere quale aspetto della storia vuoi esplorare nel prossimo video. Grazie per avermi seguito. Alla prossima!